E con queste note di Mozart vi ho regalato qualche foto, qualche video di questo iPhone 11 Pro. Ebbene, in questo intero video non voglio fare una recensione vera e propria, perché ormai ce ne sono fin troppe online. Ormai questo melafonino è uscito quasi un anno fa, a settembre 2019, e perciò vorrei fare qualche chiacchierata utilizzando le 4 fotocamere di questo dispositivo, ovvero le 3 principali, che consentono diverse angolazioni, diversi zoom, e anche quella interna, perché la novità principale che si distacca dal precedente smartphone è quella di registrare in 4K a 60 frame, appunto con la fotocamera interna, quella frontale. Ebbene, suddivido questo racconto, diciamo così, in varie parti per spiegarvi al meglio come mi sono trovato con l'11 Pro, quali sono stati i lati positivi e quelli negativi, perché come tutte le cose c'è sempre qualcosa che purtroppo non va. Perciò ora andiamo a vedere come funzionano queste fotocamere. Prima di iniziare voglio parlare di Cellucianomania, il negozio che vende cellulari e altri prodotti tecnologici come computer, console, cuffie, smartwatch e tanto altro. Inoltre dà assistenza, vende ricondizionati e spedisce con corriere espresso in tutta Italia. Se siete di Ostuni siete fortunati, perché è lì il loro negozio. Me lo hanno inviato loro lo smartphone, perciò li ringrazio molto per la collaborazione. Dateci un'occhiata in descrizione, magari trovate qualcosa che fa per voi. Nella fotografia c'è un'evoluzione, e facendo un confronto con l'X, ora abbiamo 3 obiettivi. Posso dire che c'è stato un ibrido con l'XS Max, e ora sicuramente Apple può partire col campo della multifotocamera. Stiamo praticamente all'interno di un passaggio tra l'avere un singolo obiettivo e più obiettivi. Addirittura in iPhone 12 ce ne dovrebbero essere 4. Ora, parlando dell'iPhone 11 Pro, il vantaggio sta nell'avere un obiettivo tele. In pratica garantisce una migliore definizione in caso si utilizzi anche lo zoom digitale. L'ottica più equilibrata è quella standard, che offre anche una luminosità massima maggiore, ed è quindi indicata per le foto in presenza di poca luce. In presenza anche di forti contrasti, il software della fotocamera attiva una funzione HDR che punta a mantenere leggibili sia le parti in ombra sia quelle direttamente colpite dal sole. E dimenticavo del software del processore. Bene, questi 2 elementi riescono ad ottimizzare al meglio le foto e video che noi facciamo. Inoltre con iOS 13 c'è stata proprio un rinnovamento dell'app foto. Adesso abbiamo ulteriori opzioni che ci consentono di personalizzare al meglio
uno scatto, ad esempio ora mi viene in mente la modifica di un video. Possiamo andare a ritagliare con precisione una parte iniziale, una parte finale, grazie a uno specifico pulsante, per così dire, che ci consente di navigare con semplicità all'interno dei singoli fotogrammi. Bene, ora andiamo a parlare un po' delle colorazioni che abbiamo disponibili e poi parliamo anche di una cosa che mi sarei aspettato. Prima di passare a questi altri argomenti, vi volevo un attimo sottolineare gli obiettivi di questo dispositivo, che chiaramente prima non potevo provare perché stavo semplicemente utilizzando la fotocamera interna, ma adesso, in compagnia di questo ruscello, possiamo andare a vedere come impostare una diversa modalità di visualizzazione per una ripresa oppure per un singolo scatto. Incominciamo a provare il 2x. E adesso lo standard, ovvero l'1x. Chiaramente ogni singola misurazione è possibile impostarla all'interno dell'app fotocamera. Finalmente possiamo iniziare a parlare dei colori, un argomento che mi ha sempre suscitato interesse perché punto molto all'estetica di questi prodotti. Inizio col dire che gli utenti si sono lamentati su questo, vedendo nei forum e nelle chat, non magari ufficialmente, perché l'11 di base, quello economico, ovvero proprio l'11, ha delle differenti modalità che sono piaciute. Però mancano in questa versione, ovvero l'11 Pro, e anche nella versione più alta, ovvero l'11 Pro Max. Certo, nell'ultima versione abbiamo il verde notte, il verde scuro, come lo volete chiamare voi, però quei colori che sono stati utilizzati nell'11 sono stati molto apprezzati. Parlo del Product Red che c'è dall'iPhone 7 in su, poi il colore giallo, il viola, il verde, insomma ci sono dei colori che sono mancati agli utenti che hanno optato per un dispositivo di fascia più alta. Ma questo secondo me è un po' nel pensiero commerciale dell'azienda. Eh sì, perché Apple da anni sta testando varie colorazioni. Abbiamo visto alcune tonalità che sono state prese e poi lasciate dopo 1-2 anni. Faccio ad esempio i colori utilizzati nel 5 color. Ebbene, secondo me Apple vuole un attimo vedere come gli utenti reagiscono a questi colori. Dopo anno in anno si vede qual è stata la richiesta fondamentalmente, e perciò l'azienda sta cercando quel momento dove potrà pubblicare finalmente la gamma di iPhone che tiene i colori preferiti dagli utenti. Nel 12 ci dovrebbe essere la colorazione blu notte, che è tanto attesa, personalmente l'attendo molto anch'io, e poi dovremo avere una specie di rosso corallo, un po' simile al Product Red ma più alleggerito. Ora basta di parlare di questi colori perché naturalmente c'è ben altro, ovvero qualche difetto. Beh, sono noti secondo me. Ad esempio si può iniziare a parlare della porta Lightning, che non ci dovrebbe essere più, dovrebbe in teoria essere sostituita dalla tipo C che ormai adottano tutti i dispositivi sul mercato. Ma come ho detto anche nella recensione che ho fatto riguardo l'iPhone SE 2020, secondo me anche in questo caso l'azienda vuole fare un passo gigante. Voglio dire che
vuole magari andare dal Lightning fino a eliminare completamente le porte esterne. L'eliminazione delle porte consente di avere maggiore sicurezza sia in ambito appunto informatico, che magari ci può essere un malintenzionato che grazie a questi ingressi può insomma mettere della robaccia all'interno del software del nostro melafonino, ma anche per un fatto di non rovinare l'iPhone se eventualmente cadessi in acqua. Bene, ripeto, Apple sta aspettando il momento di sviluppare a livello ingegneristico tale tecnologia, quella dal passare da Lightning a senza niente praticamente. Perciò è un po' inutile avere quell'anno, al massimo 2 anni, dove si adotta la USB tipo C. Un altro difetto è, non tanto difetto, più che altro Apple vuole sempre aspettare per essere sicura nelle cose, è la notch. Bene, questo piccolo segmento che appare, per così dire, involontariamente sullo schermo a tanti utenti ha dato fastidio, ma non più che altro per un fatto di funzionalità, più che altro perché la concorrenza ha già adottato soluzioni dove questa notch è o quasi completamente assente o addirittura è assente, e perciò a Cupertino si cerca di sviluppare un qualcosa che tenga tutto lo schermo attivo e non abbia bordi non tanto lineari, appunto, in fin dei conti eliminare questa parte di notch che può essere fastidiosa in alcuni casi.